o iscrivetevi al canale, ma fate in fretta che qui tira vento e si scarroccia. Guardate qua. Tira una dritta. Tu fai scattare sangue in post produzione per addestrarli in mare. Poi la gente si guarda e gli viene mal di mare. Anche se siamo al lago o al fiume? Anche se siamo sul fiume. Vuoi dire qualcosa? Come ti trovi? Cosa? Come ti trovi? No, adesso che è uscito il nuovo sole stava benissimo, si sta asciugando tutto, il carico, a parte il vento ho preso pochissima acqua, nonostante gli schizzi dove c'era corrente, le onde, eccetera eccetera. No, molto soddisfatti della piscina. Soldi spesi bene? Sì, sono soldi spesi bene. Sì, dal rumore però sento che stavolta c'è davvero lo sbarramento, per cui... Siamo qui. Sì. No. No, ti ricordi la pelata del mare, vero? No, da davanti a dietro. Ah, io ok. devo fare Ok. volevo Volevo vedere se eri preparato. Quindi così. Da davanti a dietro. Davanti a vabbè, ci teniamo. Guarda qua quanto. Quindi destra? Giulia, stai concentrata. Sì, in effetti segui la papera. Ma non vuol volare? Non riesce a volare? Devi passare il più vicini possibile, tesoro. Noi cerchiamo di andare nella lanca, se no si potrebbe anche toccare terra lì e poi fare un lungo trasbordo. Ok, qua passa sotto l'albero, che lì non vedi, ma l'acqua cade, precipita. Siamo a 25 metri. Ok, e qua a destra, appena passato il ramo ci infiliamo nella lanca. Perfetto, perfetto, guarda, mira a quel pratino. Eccoci qui, siamo nella lanca di Comazzo. Siamo nella lanca di Comazzo, quello è lo sbarramento, dall'altra parte c'è il canale Vachelli che poi prende l'acqua dall'Adda e serve per irrigare tutta la parte cremonese.
questo è il lido e noi lì tireremo fuori il kayak lì nel prato. Poi prima girarti un po' la lanca. Ci giriamo un po' la lanca adesso, che è una zona tranquilla dove ci sono dove c'è fauna acquatica e anche gente che fa il picnic. Vabbè, dai. Noi siamo nella lanca, sì, nella lanca di Comazzo, che praticamente è un braccio d'acqua contiguo all'Adda, però è calmo, è un pochino più stagnante, però ci sono prati, là c'è un lido che adesso non so se fosse aperto si potrebbe prendere il caffè. Tu che dici? No, beh, è un posto tranquillo dove mettere la domenica la gente potete vedere e fare il picnic. Vabbè, adesso andiamo a terra e faremo il trasbordo. Vedete, è lo sbarramento, quindi noi stiamo evitando questa parte qui e tra poco rimetteremo il kayak in acqua appena troviamo un posto dove metterlo. È circa 300 metri dopo il bar del Lido c'è questa discesa con l'accesso al fiume e ci sono anche quelli che grigliano. Cavolo, a me è venuta una fame. Via! Da indietro lo sbarramento. Se siete temerari potete cercare di approdare all'inizio dei Vacchelli e su quella riva, e scendere da quella riva e fate 100 metri neanche col kayak a braccia, e se no fate come noi che per sicurezza si è fatto un po' più di strada. E adesso l'ultimo sbarramento è a Spino d'Adda e poi non c'è più niente fino a Lodi. Guarda, adesso è uscito per tempo, la gente qui tutti fa il picnic. La mattina presto i pescatori e ora i picnicatori. Provata dal secondo trasbordo, cioè, sono veramente provata. Però guardate qui che panorama. Ancora qualche criticità da risolvere col carrellino. Nel senso che o compriamo un carrellino professionale oppure dobbiamo fare delle modifiche al nostro carrellino del mercato. E un'altra cosa, i calzari in neoprene sono fatti per stare nell'acqua, non per essere usati nello sterrato a mo' di scarpe da trekking. Quindi per i prossimi trasbordi li farò con le scarpe da tennis. 100 metri di trasbordo li reggo. Dai, pagare. Che la sponda est è quella ideale per i picnic, perché appunto Sponda destra in realtà. questa Che vedi là è un po' perché di là c'è conciata. l'ovest. Vabbè, insomma, questa sponda col prato Questo è il prato. è perfetta per il picnic, Sentini d'accesso. infatti. Insomma, noi non ce la voglio portare il kayak fino qui. Sì, diventava impegnativo. Tra l'altro, la gente che abbiamo visto prima stava anche bracciando, quindi E non era una bracciata vegana. no, decisamente no. Quindi se siete anche particolarmente, avete anche faccia tosta, magari potete chiedere delle bracioline in prestito. Paperame? Non ce l'hanno qui. No, tu non le hai chieste. No, andiamo. Ma scusa, Anche lì si può andare in picnic. Anche lì. Sì. Guarda la papera davanti a noi. Segui quella papera. Paperotti, vediamo se vola. Vediamo un po'. Sono i paperotti, forse non vola. Ma pochi paperotti. Sì, sono più piccoli, no? Ma tu cosa sai? Sono i pioppini. Due coppie maschi e femmine. Però voleranno. Il tempo è quello giusto per sbarcare e fare pranzo, perché qui è abbastanza tranquillo, non c'è ancora nessuno, quindi perché no? Pausa pranzo. Qualcuno ha insistito per la birra e io l'ho accontentata a sto giro. Il kayak è lì, D'Adda pure. Adesso è uscito il sole e fa un caldo micidiale. Oh, una via di mezzo, o ombra e vento gelido o caldo, per esempio noi sempre lamentarci, i canini che corrono. Via, mangiamo, va, che ci aspetta l'ultimo sbarramento, quello di Spino d'Adda. Nella zona dopo l'attraversamento del canale Vacchelli sono tutti questi prati. Penso che là ci sia una strada perché prima è passato è un fuoristrada, però penso sia in qualche modo accessibile. Qui tutto terreno gollenale. Immagino che fra un paio di settimane qui ci sarà il pienone col sole. Covid o non Covid. Dice l'Adda, l'acqua è pulitissima, non si sentono odori particolari, nessun odore particolare, l'acqua è pulita. L'unica cosa che c'è in acqua sono magari i pioppini, qualche foglia portata dal vento. Si è visto anche qualche pesce, d'altra parte è infestato i pescatori, dietro ogni
dietro ogni curva c'è un pescatore, sta attento alle lenze del nostro kayak, Swinghino. Come si chiama invece la borsa della Gumotex? Gummina, ecco, lei è Gummina. Non ha ancora dato un nome ai giubbotti di salvataggio della Decathlon, però magari riuscirà a dare il nome anche a quelli. Alla via così, riportaci in corrente, dico a te, dai, su. Oh, qua dove abbiamo pranzato. Perfetto, puoi cominciare a girare, eh? Puoi cominciare a girarci. Perfetto. Perfetto. No, non entrare, che è bagnato. Dai, andiamo. Siamo al ponte di Spino d'Adda e poco più avanti c'è l'ultimo sbarramento. Dovremo incunearci prima dello sbarramento e un ramo caduto che mi pare di aver visto durante l'ultimo sopralluogo, e poi tirarlo fuori. Nel caso ho pronta l'ancora da lanciare. Nel caso che abbiamo voluto bene. Ne abbiamo voluto tanto bene. No, noi faccio vedere dove usciamo. Allora, là c'è lo sbarramento, c'è anche tanto legno in acqua. Noi lo tiriamo fuori qui e questa sopra è la pista ciclopedonale. Lo portiamo oltre lo sbarramento e poi lo rimettiamo in acqua per l'ultima volta, se riesce a svolgere la cena. Allora, noi siamo usciti là, però in realtà se ve la sentite potete continuare fino dove c'è quello sbarramento lì di legna, uscire lì, perché però siete molto vicini allo sbarramento. Dipende dal vostro livello tecnico e da quanto ve la sentite di rischiare. Noi ci facciamo una settantina di metri in più col kayak a braccia e via, non è tanto. Niente, questo è il ponte Spino d'Adda, questo è l'ultimo sbarramento fino a Lodi, poi fino a Lodi è liscio e libero. Lo tireremo fuori prima dell'isola, prima del ponte napoleonico. Non so, se poi ve la sentite di passare qui, rispetto a quando ho fatto il sopralluogo la portata è diminuita. Io ho controllato sul sito regionale con la portata dei fiumi, no, lì c'è un'altra, però in questo punto non c'era la rilevazione. Diciamo che quando sono passato a controllare la portata era maggiore, per cui era molto più turbolento il passaggio. Adesso non lo so, magari qualcuno col kayak rigido riesce a infilarsi qui, a evitare i sassi e a uscire. Noi andiamo avanti ancora una sessantina di metri ed eccoci arrivati alla fine del trasbordo. Dobbiamo solo scendere all'Adda. Alza bene e vai piano. Ci siamo lasciati alle spalle anche l'ultimo sbarramento di Spino d'Adda. Siamo di nuovo in corrente, qui c'è la gente che fa il bagno, tanto l'acqua è pulita e qui si va. Stanca, eh? Qualcuno è anche finito in acqua. Andiamo, dai. Poi io ho lo scettro del potere, lui sta pagaiando e quindi vi racconto la mia verità. Tanto la cancellerà, ma pazienza. Allora, 3 trasbordi sono passati ed è stato faticosissimo. Quindi ora capisco perché su questa parte del fiume non c'è nessuno, perché i trasbordi comunque sono antipatici, devi tirare prima fuori il kayak dall'acqua, poi fare un po' di strada a piedi e con un kayak comunque carico non è proprio una cosa agevole. Poi devi metterlo in acqua. E poi devi rimetterlo in acqua. Devi stare attento a non cadere in acqua. Poi devi stare attento a non cadere in acqua come ho fatto io. Giuro, tra l'altro. Va bene, d'altra parte se uno deve cadere cade bene, non è che... E vi siete persi perché non ho avuto la prontezza di riflessi di riprendermi mentre cadevo, rotolavo, quindi non è molto, cioè è difficile. Però a noi le cose semplici non ci piacciono, quindi... Siamo sopravvissuti, non abbiamo avuto nessun problema, mi pare, no? Sì, a parte il fatto che sono bagnata a fradicia. Se tu che perso l'equilibrio. Vabbè, niente.
sono appena passati davanti dei pesci, sono stati lunghi 40 cm, no? Rossastri o pesci rossi mutanti liberati da qualche bambino nello scarico di casa e sono finiti nell'Adda, non lo so. Era un po' basso, ora si rientra, dai, rientra, comincia a rientrare tu e poi si riparte. Questa spiaggia enorme di deserta, è strano. Sì, fa strano perché rispetto a tutte le altre erano tutte prese d'assedio, invece questa qui è deserta. Sì, c'è comunque qualcuno, qua è enorme ed è vuota. Sarà una spiaggia maledetta. Attenta agli alberi. Allora, a destra o a sinistra? A sinistra del tronco a Ok. Allora, aspetta. La fondale mi pare a modino, però piano 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 che qui lo vedo il fondale, tesoro. Fondale. Occhio destro e qua. Abbiamo spaventato tutti i pennuti, lo sai? Poi c'era niente di meglio da fare, erano lì a prendere il sole. Qui stiamo andando belli veloci, mancano 4 km all'ora. Qui siamo in corrente, ci sono tanti alberi caduti, sono rimasti nell'albero del fiume, non vengono rimossi, è un po' pericoloso, tant'è in uno ci siamo impigliati e siamo anche rovesciati, però siamo vivi. Ora ce l'ho io, lo scettro del potere, quindi faccio pagaiare il timoniere. Eccoci qua, ultimi chilometri. Siamo già a 25 km. Sottraiamo i 750 metri di trasbordi a piedi del Sky. Fine avventura, conclusioni? 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 Conclusioni quando abbiamo concluso, sì, Manca ancora. Ma Lodi ancora non si vede. Lodi ancora non si vede. E Non ho allora ancora vistato il pontile del bar dove hai preso il caffè quando abbiamo fatto il sopralluogo. il sopralluogo a piedi. Dovreste aver già visto il video relativo in descrizione qua sotto, non si suol dire. Torno a pagaiare pure io. E oggi è tutto bello attrezzato, era il posto dove Giulia e un assistissimo Tarcisio hanno bevuto, si sono fermati a bere l'altra volta. Oh, gente in carica. Ci stiamo avvicinando a Lodi e cominciano a comparire le barche ormeggiate. Noi dobbiamo andare un po' più avanti però. Ed eccoci arrivati a Lodi, abbiamo trovato quello che pensavo fosse un prato, invece in realtà è fango, sono anche scivolato per tirare fuori il kayak. Dopo quasi 29 km, adesso superato quel piccolo dislivello lì, c'è la strada. Adesso impacchettiamo tutto. E cosa abbiamo imparato oggi? A non tenere il cellulare fuori dalla pochetta appiccicato da qualche parte. Perché se il kayak si rovescia, il cellulare gli fai ciao ciao. E vabbè, purtroppo è successo, è capitato. Ma siamo vivi. Però siamo vivi. Via, impacchettiamo e torniamo a casa. Da quel prato fangoso in cui siamo approdati, attraverso quel prato si arriva sulla strada che porta a Lodi. Eccola il campanile. E adesso noi andiamo belli in stazione.